bambino, vieni con me in questo mondo retro e vintage. Stiamo qua. Guarda qua che pezzo, va. Guardate che pezzo di storia, ragazzi, guardate che pezzo di storia. Occhio. Allora, sono andato in garage, ho recuperato questo mio vecchio aereo che a quanto pare ne ha viste di belle, di cotte e di crude, e ho deciso di cercare di esumarlo da questa sua, diciamo, morte temporanea. Morte apparente. Esatto. ok, Se riusciamo a non romperlo. Io guarda che sono proprio... eccolo là. Ok, eccolo. Eccolo qua. E qua ci sono le mie due 6S, che praticamente sono quelle del mio dronello, 6S. che speriamo non facciano esplodere tutto. Qua dentro abbiamo una centralina della Matec F411 Wing, dove c'è sopra i nav, Cazzo. l'ESC regolatore di Huawei dell'ex Huawei. È un motore che è esattamente T-Motor. Esatto, T-Motor, attenzione, T-Motor faceva già i motori tempo fa, ed è il motore di un Mavic questo, cioè di un Mavic, scusa, di un Phantom. Fatto. Un'elica da 9, rigorosamente anche quella retro. Se vogliamo parlare di vero retro, qua c'è la chicca, la ciliegina sulla torta, che nessuno di voi ha visto, che secondo me nessuno di voi ha visto, che è la famosa, la mia prima GoPro. Questa è stata la mia prima GoPro, ragazzi. Occhio. Che è la GoPro 2. Cioè, guarda che roba. Do you remember? Esatto. Ed è ovviamente conciata malissimo da notare. E funziona ancora. E quella è la roba assurda. Funziona meglio di prima. Ma funziona ancora, ragazzi. Sì, adesso lo facciamo tutto. Eccolo qua, ragazzi. Dovevo farvi vedere assolutamente una chicca che ho fatto. Praticamente io all'epoca, quando guidavo ieri, ovviamente avevo il gas a destra, ed è per quello, e da quello che poi viene il fatto che io guido il drone col gas a destra. Ma c'è una chicca bellissima che feci, che è questa. Io utilizzavo solitamente gli alettoni dell'elevatore tutto sullo stick a sinistra, mentre sullo stick di destra praticamente mi ritrovavo lo io libero. E io che cosa ho fatto? Guardate qua la chicca, questa qua è veramente retro, ragazzi. Spostando lo stick abbiamo la visione laterale delle ali, ragazzi. Guarda qua che roba. Tu muovi lo stick e la camera si muove di conseguenza, diciamocelo. Anche la camera è una roba retro, cioè si vede tipo un televisore anni 60. Minchia cazzo, c'è tanto che si vede. E quindi niente, adesso monterò tutto e ci facciamo questo bel volettino a papaya e ci divertiamo, vai. Posto? Guarda un po' se va bene. Dio maiale. È da qua che tutto nacque all'epoca. Vai Pieris, vai. E si parte! Sta registrando sta cosa? Sì, sì. Ok. Ma che roba. Tac. Eccola l'ala. Minchia, comunque rimane sempre stilosa sta roba. Guarda che figata. Allora, scendiamo un pochettino a un'altitudine, diciamo, un po' più 70 metri. Cazzo è? Eccolo qua. Dovrei essere in quella direzione, giusto? Che bello non avere le interferenze però,
Minchia, comunque vedere l'area di lato è una figata. È fighissimo. Voglio mettere la GoPro. Vorrei mettere la GoPro in modo tale che anche lei si gira. Sì. Spettacolo. Secondo me è una figata. Sì. Guarda, si vede benissimo. Minchia, guarda là sotto. Facciamolo tornare, va. Return to launch. Allora, Return to launch. Altitude active. adesso lascio pure la radio, va. La cosa bella è che la cosa bella. Allora, Pierino, cazzo, minchia, sembri un ninja combinato così. Allora, ragazzi. Guardalo là, guarda. Siamo mica qua. Allora, ho appena lasciato la radio e sospettavo. Pierino, tu guarda gli occhiali, È ancora tranquillo? A che altitudine sta? 88. Ecco, dovrebbe arrivare a cioè scendere linearmente 87. e arrivare qua più o meno a 70 70, yes. e cominciare a girare intorno. 86. E quindi andiamo a vedere. Allora ragazzi, questo è un test ovviamente, perché poi non è basato sul video figo. La cosa interessante sarebbe andare in montagna, cosa che farò prossimamente, con una bella Hero 8 con l'ipersmooth nuovo e robe varie, e vedere se si riesce. Cioè devo volare sopra le nuvole, ragazzi. Ovviamente qua non si può fare perché diventa anche pericoloso, e quindi trovare una situazione un po' più figa ad affrontare con sti tipi di robe. Comunque devo dire che la roba retro funziona e continua a funzionare. E come no? Continua 78. a funzionare, ragazzi. L'FPV nasce da queste cose che ovviamente erano in voga, adesso io non so quanti anni fa, ma tipo 6-7 anni fa, qualcosa del genere. Forse di più. Eccolo. Ragazzi, sta tornando, eccolo. Eccolo là. Lo vedo. Fammi vedere un po' com'è qua. Ah, hai visto? Si ferma, siamo a 70 e stiamo girando qua sopra. 70, perfetto, 70 spaccati. Cioè, sai cosa? Sono veramente curioso di vedere come registra sta GoPro vecchia, minchia, vecchio stile. Adesso poi si scopre che registra meglio di quelle nuove, immagino. No, dai, non penso, però. Eccolo. Yeah, spettacolo. Eccolo! Devo entrare nella concezione che non è un drone. Eccolo! 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 Dio maiale! Adesso proviamo, prima di andare via, proviamo l'opzione auto launch. Cioè, l'accelerometro dentro capisce quando noi la lanciamo, tiene il gas a metà come è impostato, poi tu lo lanci, va col gas al massimo, va a 20 gradi di pitch, quindi lui parte. Appena tocchi gli stick torna in modalità guida normale praticamente. Vedi che spacco tutto. Ma va. Ci fai, no? Ma va. L'ho toccato di nuovo, ho toccato lo stick, Dio fa. Ho toccato lo stick, Piero. Oh, ma hai visto come ero serio quando lo spiegavo? Minchia, l'autolance con gli stick, sai, minchia, da professore. Minchia, l'accelerata contro il recinto, Dio fa, minchia. Minchia, è uscito a cubetti l'aereo là dentro, Dio.